Bene, buongiorno, sono Maurizio Fini, Gran Maestro della consorteria dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. Ci troviamo nell'acetaia comunale che l'amministrazione ha voluto inserire e allargare partendo dal 2004 per valorizzare l'arte, la cultura dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. In questa acetaia, che non è soltanto una meta di centinaia, migliaia di visitatori, produciamo, alleviamo quello che chiamiamo l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Una consuetudine che nelle nostre terre, nelle nostre aree, fa datare l'inizio non tanto dell'aceto balsamico ma della coltura del mosto delle uve autoctone della provincia di Modena, relativamente al fatto che le nostre uve 2000 anni fa producevano una bassissima quantità di alcol e quindi non si prestavano ad essere mantenute e preservate nel tempo. La cottura del mosto aumenta la parte zuccherina facendo evaporare il vapore acqua, una parte di acqua, il maggiore zucchero si trasforma in maggiore alcol e quindi con una capacità di tenuta molto più ampia. 2000 anni fa il vino di cui i romani andavano particolarmente ghiotti si trasformava velocemente in aceto, soprattutto per la mancanza di bottiglie e di tappi. Il miele serviva a mitigare l'asprezza del vino che diventa aceto, ma siccome era raro e costoso, ecco che da Roma importano da Mutina ingenti quantità di mosto cotto che funziona come dolcificante. E da lì nasce l'idea, o meglio abbiamo le ricette di Apiccio, che potremmo definire il Bottura di quel tempo, che scrive: il mosto cotto proveniente da Mutina risulta migliore se dimenticato per 1 o più anni in botti di legno in otri, e quindi facciamo risalire a questa pratica casuale l'idea di mescolare, di tagliare aceto di vino con il mosto cotto. Una pratica che poi viene mantenuta nel tempo, che è rimasta intatta fino ai giorni nostri. L'aggettivo balsamico viene introdotto dal duca di Modena nel 1747. Nell'inventario delle cantine ducali l'aggettivo balsamico si viene collocato vicino alla parola aceto. A quel tempo, nel Medioevo e negli anni successivi, nei secoli successivi, veniva più considerato in farmacologia più che un alimento, quindi lo si riteneva capace di alleviare malanni di vario genere, essendo effettivamente un balsamo. Dal greco balsamo intendiamo ciò che ci cura, ci fa bene. Aggiungo con molto orgoglio, con molta presunzione, che dovremmo scrivere in etichetta che gli altri 2 elementi che fanno sì che un semplicissimo mosto cotto di uva diventi l'eccellenza che poi chiamiamo aceto balsamico tradizionale di Modena sono il tempo, che è basilare per fare un eccellente aceto balsamico, e l'arte del saper fare, che fa parte della nostra modenesità. Noi modenesi lo sappiamo fare fin da bambini. Credo che in quasi tutte le famiglie modenesi nel soffitto c'è una batteria di aceto balsamico tradizionale. Ecco, questo è il simbolo della nostra associazione, un'associazione che proprio quest'altro anno compirà 60 anni, e tutte le associazioni che compiono tanti anni hanno il merito di essere rimaste attuali nonostante il tempo che passa. Questo noi lo chiamiamo il tragno, ovvero un contenitore di coccio dove la risdora, la reggitrice di casa, la governante di casa, cavava dalla botte più piccola, lo inseriva in questo contenitore e da questo poi spillava il quantitativo che gli serviva giorno per giorno, settimana per settimana, per l'utilizzo di casa. Per batteria si intende una serie di barili di legni diversi composta da almeno 5 barili. In tempi passati le batterie erano molto più lunghe. Alla fine dell'inverno, verso marzo, si fanno le operazioni di travaso, ovvero si vanno a riposizionare i livelli dell'aceto che è diminuito, quindi calato, per effetto dell'escursione termica.
Il prodotto che a marzo dell'anno precedente era quasi piena, al 90-95%, è diminuito e ci troviamo la botte con il liquido esistente che è circa un 80%. Una parte di questo verrà cavato, verrà tolto per l'uso e il consumo, la parte che viene a mancare verrà ripristinata prelevando il prodotto dalla botte numero 2. Se ne controlla il colore, la limpidezza e la densità. La densità la valutiamo in funzione di quanto tempo occorre per il vetro per diventare limpido. Dopodiché si trapassa, si rincalza, si travasa nella botte più piccola. Si fa questa operazione per tutte le botticelle, che sono di legni diversi, legni autoctoni preselezionate dai nostri progenitori in funzione del fatto che hanno ottenuto dei buoni risultati. I nostri nonni non avevano manuali o procedure, sbagliavano e si correggevano, se una cosa veniva bene la ripetevano negli anni successivi, e questa è la tradizione che ci hanno lasciato. Facciamo il travaso botticella per botticella, la 3 tornerà a ripristinare la 2, la 4 la 3, finché andremo a riprendere, mancherà un maggior numero di litri dalla botte più grande, e la botte più grande verrà rincalzata dalle botti madre che sono alle mie spalle e che contengono il mosto acidificato dell'annata precedente. Partiamo sempre con un anno in ritardo, perché se ci fosse stato qualche problema non ci saremmo riportato nella batteria. Abbiamo la possibilità di correggere gli eventuali nostri errori, che non ci sono mica tanto spesso. L'importante è che abbiamo fatto bene la cottura del mosto e che abbiamo rispettato i cicli della natura. L'unico documento scritto che abbiamo a nostra disposizione è una lettera dell'avvocato Gazzotti, un agronomo del 1860, che scrive al proprietario di la Villa Fabriani, dove oggi ha sede la nostra consorteria, il quale gli chiede come fai a fare il buon aceto che tu hai, e questo gli scrive una lettera che è diventata una sorta di disciplinare. Si prendono le uve, si pigiano, si fanno cuocere il mosto prima che comincia a fermentare, si fa fermentare, si fa acetificare, si fa depositare e si aggiunge pian piano, e si aspettano tanti anni perché diventi quello che oggi conosciamo come l'eccellenza dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. In questa lettera, oltre alle questioni tecniche, c'è anche un lascito morale che dice nell'italiano di allora: son infine molti metodi per abbreviare un così lungo processo con l'utilizzo di droghe, coloranti o addensanti, ma tutto ciò che andremo a fare andrà a scapito della qualità. E noi ci fermiamo su questa metodologia, che è anche un modo di approcciare la vita. Se prendi scorciatoie, se bari con te stesso, non sarà sicuramente un buon risultato finale. Opera Streaming, in the heart of opera.